Nei film o nel nostro immaginario collettivo contemporaneo i contadini medievali vivevano malissimo. Lavoravano tanto e con grande fatica, mangiavano male e erano vessati da signori feudali simili a dei tiranni. Ma le cose stanno veramente così? In questo video confronteremo la visione fantasiosa che abbiamo oggi dei contadini medievali con la realtà storica. E anche con le nostre condizioni di vita moderne scopriremo qualcosa che per tanti potrebbe essere sorprendente. Partiamo da un punto chiave di cui praticamente tutti hanno un'esperienza diretta, cioè le ore di lavoro. Nella percezione comune il contadino medievale lavorava senza fermarsi dall'alba al tramonto ogni giorno dell'anno. Il suo lavoro era anche un lavoro fisico molto faticoso, quindi viveva praticamente una vita infernale. In realtà gli studi storici basati sui registri agricoli o sui calendari liturgici ci fanno vedere una situazione che era più sfumata. Il lavoro agricolo era molto intenso in alcuni periodi, per esempio la semina e il raccolto. Questi periodi richiedevano giornate lunghe e consecutive di lavoro, però erano relativamente brevi. In genere coprivano alcune settimane intense, non dei mesi continui. La raccolta era il momento più impegnativo in assoluto. Avveniva in estate tra giugno e agosto a seconda della regione e del clima. Qui la pressione era altissima, infatti il raccolto doveva essere completato rapidamente prima di piogge o deterioramento. Le fonti dicono che si lavorava tutti i giorni disponibili, si coinvolgeva l'intera comunità, uomini, donne e a volte anche i bambini. Però si lavorava per una necessità immediata, cioè il più possibile prima che il raccolto venisse rovinato dal clima, e poi ci si fermava. Infatti negli altri periodi il lavoro era molto più leggero. La stessa giornata lavorativa poteva avere diverse pause e sappiamo che i contadini facevano tante merende nel corso della giornata. In più il calendario medievale era costellato di festività religiose. In alcune regioni europee si contavano anche 80-100 giorni festivi all'anno. Questo non significa che in quei giorni non si facesse niente, ma che il ritmo era in generale discontinuo. Adesso possiamo confrontarlo per esempio con un impiegato dei giorni nostri. Formalmente lavora circa 40 ore a settimana e in Italia dovrebbe avere circa 80-85 giorni liberi incluse le ferie e le festività. Ma in realtà tra straordinari, reperibilità, email, fuori orario e stress mentale il lavoro tende a occupare anche degli spazi che non sono propriamente conteggiati come delle ore lavorate. E se si sommano le ore effettive di lavoro, diversi storici stimano che il carico annuale complessivo delle ore lavorate dal contadino medievale era inferiore a quello di un lavoratore moderno a tempo pieno. La differenza principale non è solo quantitativa ma è anche qualitativa, infatti il contadino aveva dei picchi di grande sforzo fisico, invece il lavoratore moderno vive in uno sforzo mentale continuo che a lungo andare può diventare logorante. Nei lavori contemporanei poi anche le pause dal lavoro spesso sono regolate in modo abbastanza rigido, cioè uno non può fare una pausa quando vuole e questo potrebbe essere in contrasto con le diverse esigenze puramente fisiche di persone diverse. Infatti un elemento che spesso viene trascurato è il controllo sul proprio tempo. Il contadino medievale non era completamente libero perché era vincolato sia a degli obblighi verso il signore e verso la comunità. Ma all'interno di questi vincoli il ritmo proprio della giornata era in gran parte autogestito. Non esisteva un orario rigido imposto dal timbrare un cartellino, ma il contadino aveva una relazione diretta con la luce del giorno, con le stagioni e con le necessità immediate. Il lavoro non era neanche separato nettamente in modo chiaro dalla vita privata, era una parte integrante dell'esistenza. Infatti l'intera famiglia del contadino medievale contribuiva all'attività che si svolgeva e non c'era una separazione netta tra il lavoro e altri aspetti della vita quotidiana. In pratica la maggior parte dei lavoratori del mondo contemporaneo sono comparabili ai contadini medievali per ore di lavoro e per stress, se non stanno addirittura messi un po' peggio. Quindi il fatto che il contadino medievale lavorasse in maniera esagerata rispetto al mondo contemporaneo è pura fantasia. Uno degli aspetti su cui i film o anche alcuni documentari, direi abbastanza superficiali, insistono molto è la dipendenza dei contadini dal signore. I signori medievali quasi sempre vengono rappresentati come violenti, persone che non vedono l'ora di vessare qualunque sottoposto. Ovviamente c'è un fondo di verità in questo e non siamo nella fantasia più assoluta, però il quadro va molto ridimensionato.
Ho fatto già un altro video in cui ho spiegato che il famoso sistema feudale era molto meno rigido di come lo immaginiamo, e in un altro video ancora ho fatto vedere, basandomi su delle vere fonti storiche, come anche la giornata di un cavaliere medievale, cioè di un piccolo signore di campagna, fosse abbastanza simile a quella degli stessi contadini. Spesso la relazione tra i contadini e i signori era pure buona, e i contadini pagavano delle tasse aspettandosi però in cambio qualcosa, cioè la protezione militare offerta dal signore. E anche il fatto che il signore poi amministrasse la giustizia era una cosa positiva per i contadini stessi. Come tasse i contadini offrivano direttamente i prodotti della terra, ma non li offrivano solo al signore, infatti a volte davano anche il 10% alla chiesa, che è la famosa decima. Anche la Chiesa però aveva il suo obbligo di offrire protezione e aiuto in qualche modo alla comunità. Gli studi storici stimano che l'insieme di questi prelievi potesse equivalere in condizioni normali a circa il 20-30% della produzione totale. In alcuni casi poteva anche salire, soprattutto in periodi di forte crisi o con dei signori particolarmente esigenti. Comunque i contadini stessi potevano ribellarsi e ci sono tanti casi documentati di ribellioni direttamente nel Medioevo. In più quello che pagavano come tasse andava poi effettivamente in dei servizi, se vogliamo usare un termine moderno, che venivano offerti dalla Chiesa e dai signori. Uno potrebbe anche pensare che i signori e la Chiesa ricevevano le tasse senza poi offrire i servizi promessi, ma questa non era la norma. Infatti, per esempio, una delle rivolte più famose, ovvero la cosiddetta Jacquerie del 1358, scoppia per questo motivo. Spesso questa rivolta viene interpretata in maniera molto semplicistica come una sollevazione di contadini che erano quasi schiavi e che si sarebbero ribellati contro dei ricchi nobili nulla facenti. Ma in realtà tutto era un po' più complesso. I contadini si erano stanchi delle tasse pagate per la guerra dei Cent'anni e anche per delle nuove tasse che servivano per pagare il riscatto del re francese che era stato catturato. Però non si riconoscevano in dei valori diversi da quelli dei cavalieri, né volevano distruggere direttamente la cavalleria come classe sociale. Pensavano che i cavalieri si fossero solo trasformati in banditi e mercenari e che avevano fallito di fatto nel loro compito di difendere la Francia dagli inglesi. Quindi in realtà i contadini non erano sottoposti ai signori tirannici dei film. Da tutte e due le parti c'erano degli obblighi e dei ruoli precisi da rispettare. Nel mondo contemporaneo qualcuno potrebbe sovrapporre il signore feudale al datore di lavoro di una qualche azienda, ma probabilmente sarebbe un parallelo un po' sciocco, un po' da barzelletta. Infatti è vero che magari in alcuni casi si mantiene un qualche rapporto personale tra il lavoratore e il datore di lavoro, come era tra il contadino e il signore feudale, ma le somiglianze finiscono qui. Infatti in realtà il ruolo del signore feudale è stato preso più che altro dagli stati moderni. In Italia, ma non solo, la pressione fiscale è nettamente più alta oggi poi rispetto al Medioevo. Infatti, come tutti sapete, arriva al 40-50% del costo del lavoro, che è molto di più di quello che pagavano i contadini medievali. Lo Stato poi ha molte delle stesse prerogative dei signori feudali, come l'amministrazione della giustizia, e i servizi che offre, anche se sono più ampi, sono comunque di qualità molto altalenante. Per scardinare il potere di chi comanda in tutti e due i sistemi sono necessarie delle ribellioni con una certa dose di violenza, e gli stati contemporanei hanno una capacità militare di controllo nettamente superiore rispetto ai signori feudali. L'immagine da film del contadino medievale è anche quella che sia sporco, che sia magro e affamato. Così sporchi poi non erano, ma in realtà non erano neanche così poveri. Un contadino medievale produceva direttamente gran parte di quello che consumava e di quello che gli serviva, per esempio cibo, legna o vestiti. Questo significa che, pur essendo povero in termini strettamente monetari, aveva un accesso diretto a dei beni essenziali, che poi produceva lui stesso. Ovviamente la preoccupazione principale a quel tempo era la sopravvivenza puramente fisica. Infatti epidemie, carestie o guerre potevano comprometterla facilmente. I contadini medievali avevano una dieta basata su cereali, legumi e prodotti animali. In termini di qualità però questo cibo non era processato e non aveva additivi artificiali, però la varietà era limitata e le carenze nutrizionali erano comuni, soprattutto nei periodi di scarsità. A differenza di quello che potremmo pensare oggi, può essere una cosa anche poco conosciuta per qualcuno, è che il contadino medievale aveva spesso pure una casa di proprietà.
Magari era una sola grande stanza dove faceva dormire anche gli animali d'inverno pur di scaldarsi. Quindi era molto lontana dalla nostra idea di privacy e di comfort. Però spesso l'aveva costruita lui stesso con le sue mani oppure un qualche suo antenato, e ci si poteva vivere tranquillamente per secoli e secoli. I campi che lavorava spesso non erano direttamente suoi nel senso moderno di proprietà, ma per consuetudine in molte zone era come se lo fossero. Quindi il contadino medievale aveva una stabilità assoluta in termini di abitazione, tanto che molte famiglie di contadini vivevano nello stesso piccolo luogo per secoli e secoli. Il lavoratore moderno ovviamente non deve più preoccuparsi della pioggia o della pura sussistenza, per fortuna. Però il suo potere d'acquisto può essere intaccato anche da conflitti o eventi molto lontani. Il cibo in tantissimi paesi non manca, ma essendo quasi del tutto di produzione industriale può essere di scarsa qualità e può avere pure questo in alcuni casi un impatto negativo sulla salute. Per quanto riguarda la casa, praticamente nessun lavoratore di oggi può costruirsi una casa da solo in autonomia senza sottostare a tantissime regole edilizie. E credo anche che in pochi ne siano direttamente capaci a livello pratico. E per un numero che aumenta sempre di più di persone nel mondo, la proprietà della casa è un obiettivo difficile da raggiungere. Tante persone vivono in affitto, sono vincolate a dei mutui che durano per decenni e decenni. Le condizioni sanitarie e la salute fisica, non c'è bisogno di dirlo, sono molto meglio oggi, anche se pure qui l'immagine dei medievali che morivano come mosche è molto da film. C'era un'alta mortalità infantile e questo abbassa la statistica della speranza di vita alla nascita, ma era abbastanza comune arrivare a 50 o 60 anni se si superava l'infanzia. L'uomo moderno vive più a lungo e ha l'accesso a una medicina avanzata, però affronta anche lui altri problemi, come la sedentarietà, lo stress cronico, dei disturbi psicologici. E a proposito di questo, tanti studi recenti sono d'accordo sul fatto che le attività all'aria aperta e a contatto con la natura siano associate a una migliore salute mentale rispetto alle attività al chiuso. Quindi in sostanza il benessere e la salute puramente fisica di una persona di oggi sono probabilmente su un livello superiore a quelli di un re medievale, non di un contadino. Ma questo potrebbe essere costato uno scambio con altri parametri di benessere psicologici e sociali delle persone, che potenzialmente in media sono peggiorati rispetto anche a un contadino medievale. Infatti, per finire, possiamo pure considerare il senso del lavoro e la percezione del proprio ruolo nel mondo. Per il contadino medievale il lavoro aveva un legame diretto e tangibile con la sua sopravvivenza, quello che produceva era quello che consumava. Questo non lo rendeva necessariamente più soddisfacente, ma lo rendeva immediatamente comprensibile e concreto. E tantissimi studi ci dicono che il senso di padronanza e la percezione di creare qualcosa di concreto fanno sì che un lavoro venga subito percepito come significativo, anche se è un lavoro più semplice di tanti altri. E questo migliora la salute mentale. Uno studio su larga scala fatto su più di 7.000 persone ha trovato che quando un lavoratore tocca il risultato del suo lavoro, il cervello capisce che questo sforzo ha avuto un senso. Quindi quando un contadino medievale costruiva una recinzione o raccoglieva direttamente i frutti del suo lavoro, poteva dire quello esiste perché l'ho fatto io. Se vedeva la sua famiglia mangiare direttamente quello che aveva prodotto, la sua felicità aumentava e aveva una maggiore percezione che la vita avesse valore. Qui c'è un consenso molto forte nella letteratura scientifica più moderna, che ci dice che più il risultato di un'attività è visibile e è concreto, più aumenta il nostro senso di significato. Quindi la rappresentazione dei contadini medievali nei film e nell'immaginario comune non è del tutto falsa, però è molto lontana dalla realtà storica. Nel rappresentarceli come dei disperati, in molti casi film e documentari si concentrano solo su aspetti puramente collegati alla salute fisica o alla mancanza di cibo, ma non sottolineano invece i tanti aspetti pure positivi che aveva quel mondo e quel modo di vivere. E questa rappresentazione un po' parziale può farci, o forse vuole farci dimenticare anche degli aspetti della condizione delle persone nel nostro mondo moderno. Un mondo dove il signore feudale è distante e invisibile, dove tanti lavorano senza vedere il risultato concreto della loro attività, e dove potrebbero anche non possedere mai la casa dove abitano. Quindi la fantasia ci farebbe pensare che un contadino medievale vivesse molto peggio rispetto a noi, ma la realtà è un po' diversa. Il contadino medievale viveva in questo mondo fisicamente più duro, ma che aveva ritmi di lavoro più distesi e una connessione diretta con i risultati dei propri sforzi.
Il lavoratore moderno ha un livello di benessere materiale incomparabile, però vive in un sistema pieno di frizioni che generano uno stress continuo. Ma fatemi sapere anche voi nei commenti come la pensate su questo argomento, e per chi segue sempre il canale, questo video è stato anche il primo di una nuova serie. In questa nuova serie confronterò la fantasia o anche l'immaginazione contemporanea, influenzata da visioni in parte fantasiose, diciamo, con la vera realtà storica che possiamo ricostruire da studi e fonti. Per conoscere meglio tutte e due, per scoprire qualcosa in più sia delle interpretazioni fantasiose sia della vera storia del nostro passato e quindi per capire qualcosa in più anche del nostro presente. Spero che l'idea vi sia piaciuta e vi aspetto come sempre ai prossimi video.